Ciao a tutti, ciao a tutte, siamo alle Aquile di Nembro insieme a Chiara. Ciao, presentati. Ciao, allora sono Chiara, lavoro in Fondazione ENAIP e mi occupo di politiche attive, ovvero di quei percorsi che sono finalizzati al reinserimento e alla formazione di persone disoccupate che devono un po' rimettersi in gioco e inserirsi in nuovi percorsi lavorativi. Bene, con Chiara e con Fondazione ENAIP abbiamo creato un percorso all'interno di un'azienda che è l'azienda Persico e quello che abbiamo cercato di strutturare è stato un percorso di formazione che era inerente al settore della meccanica e che è stato costruito sulla base proprio delle necessità di Persico ed è stato sviluppato con delle persone del territorio all'interno di un'azienda del territorio. ENAIP in questo caso è stato fondamentale per questo processo. Puoi raccontarci un po' perché? Sì, grazie innanzitutto. È stato un ottimo progetto che ha visto la sinergia di più enti e più realtà. È stato importante perché è stato un progetto strutturato dal territorio e per il territorio e quindi ha visto la collaborazione ottimale di un ente di formazione come ENAIP, che è dislocato appunto su questo territorio dell'ACLI di Nembro in particolare e poi anche dai servizi sociali, sociosanitari e assistenziali del territorio stesso. Grande collaborazione da parte del comune di Nembro e da parte dell'azienda Persico che ci ha ospitato. Persico è una realtà aziendale presente e ben riconosciuta su questo territorio e quindi ha dato l'opportunità a tutte queste persone di vedere una azienda che lavora da anni su questo territorio. Assieme abbiamo creato dei percorsi ripercorrendo quelli che sono stati i precedenti lavori ed esperienze formative e professionali delle persone, le abbiamo incontrate, colloquiate, orientate verso un primo percorso che è stato il corso di formazione fatta in azienda Persico. E successivamente abbiamo avuto come ENAIP l'opportunità poi di proseguire questa conoscenza delle singole persone, le abbiamo ingaggiate in ulteriori percorsi, a volte formativi, e le abbiamo orientate poi ad un inserimento lavorativo efficace per queste singole persone. Bellissimo, sembrava proprio una bella esperienza. Mentre parlavi mi venivano due domande, incomincio con la prima. Il corso che durata ha avuto e più o meno quanti partecipanti ha visto coinvolti? Allora, il corso ha avuto una durata di 64 ore, si svolgeva o al mattino o al pomeriggio, sempre in orario lavorativo, quindi i ragazzi hanno potuto vedere anche e sperimentarsi in un contesto aziendale durante lo svolgimento in orario lavorativo e quindi in un'aula appositamente dedicata e poi anche all'interno della parte produttiva di Persico hanno potuto apprendere dei contenuti teorici e poi, grazie anche all'abilità del docente, hanno potuto sperimentare in laboratorio e in produzione le nozioni che avevano appreso in aula. Bene, e giusto così per raccontare un po' dei risultati, se non sbaglio c'erano due classi da 6 persone ciascuna e avete avuto la fortuna, mi dicevi, di accompagnarli anche dopo il corso. C'è qualche risultato che ti ha soddisfatto comunque come professionista che ha seguito queste persone? Allora, la valenza della formazione in azienda è proprio quello di partire anche da situazioni personali molto difficili e anche variegate, ma di metterle in un contesto che unifica le situazioni e di rimotivarle a quello che è la prossima esperienza lavorativa. Quindi la grande parte della formazione serve spesso come riattivazione personale in nuovi percorsi. Sono rimasta veramente molto soddisfatta anche di quelli che sono stati i percorsi del dopo formazione perché molte di queste persone, alcuni si sono reimpiegati in azienda
poi sperimentarsi in quello che era il ruolo del corso, quindi dell'attrezzista meccanico. E altri invece hanno preso la valenza del corso per capire che potevano rimettersi a studiare. Quindi alcuni ragazzi si sono poi inseriti in percorsi formativi che li hanno portati distanti da quello che era l'iniziale progetto formativo del corso, quindi non nella realtà metalmeccanica, ma per una ragazza in particolare a conseguire il titolo di ausiliario socioassistenziale, quindi una figura socioassistenziale molto ricercata sul territorio stesso e l'ha portata a qualifica recentemente. Bello, sono proprio felice. L'ultima domanda che mi viene da farti è rispetto a quello che è stato sviluppato all'interno del territorio che abbiamo appunto raccontato fino ad ora, c'è qualche aspetto negativo o comunque che sottolineeresti come non troppo positivo che ha intaccato il processo, comunque che una volta visti i risultati cambieresti per un futuro corso? Allora, in sé del progetto non cambierei niente, nel senso che mi è piaciuto proprio l'aiuto reciproco e i vari punti di vista degli operatori che si sono affiancati a queste persone e li hanno seguiti da un punto di vista di esigenze molto primarie, quindi soluzioni abitative, soluzioni di aiuto economico per i bisogni primari. E faccio riferimento soprattutto al grande lavoro degli operatori socioassistenziali, quindi degli assistenti sociali. Noi da un punto di vista di enti di formazione li abbiamo accompagnati in percorsi formativi e di riavviamento anche a come si sostiene un colloquio di lavoro, quali sono gli aspetti fondamentali per il reinserimento lavorativo. ACLI ci ha supportato veramente in tutte queste fasi di accompagnamento e anche ha fatto da raccordo tra i vari operatori, quindi è stata un elemento importantissimo. E quindi da un punto di vista progettuale anche poi l'azienda ci ha dato poi il contesto di spendibilità. Punti critici rimangono, ma non penso che siano un po' alla base di quello che è il percorso personale di ogni singolo utente, laddove ci sono delle fragilità molto alte, soprattutto legate agli aspetti abitativi. Quelli saranno degli aspetti che non possono essere colmati o risolti all'interno di un percorso di formazione, di un progetto tale, ma che devono avere dei tempi più lunghi di soluzione. Sapere però che ci sono degli interlocutori come quelli che ha visto coinvolto questo progetto, rimangono delle figure di accompagnamento anche nel lungo periodo. Bene, quindi possiamo dire che il lavoro di rete basato un po' sulla comunità è stato un po' un pezzo fondamentale per riuscire in questo progetto. Quindi ti ringraziamo per averci raccontato quello che hai fatto e grazie a voi per averci ascoltato. Grazie.